Ehi, se Kingdom Come Deliverance 2 ha risvegliato il tuo prurito per il Medioevo, perché non andare a riscoprire un vecchio titolo? Crusader Kings 3, uscito nel settembre 2020, è andato a rinfrescare il genere grande strategico con elementi RPG e una grafica dinamica e moderna. In questa analisi, che non voglio impostare come una recensione completa, cercherò di snocciolare il più concisamente possibile questo capolavoro. Tiranno matto qui, dritto al sodo. Sviluppato da Paradox Interactive, studio di development svedese, con un grandissimo portfolio nel genere Grand Strategy e 4X Strategy, come le saghe di Europa Universali, Hearts of Iron, Victoria e anche Stellaris. Tra queste citate, Crusader Kings va però a ritagliarsi una nicchia specifica, includendo infatti tantissimi elementi da gioco di ruolo. Non gestiremo infatti una nazione, ma il nostro personaggio prediletto. Questo personaggio potrebbe essere uno dei predefiniti, una figura storica magari di rilievo o secondaria inserita dalla Paradox o addirittura personalizzata, dandoci così la libertà di creare il nostro alter ego e grazie al sistema di generazione di eventi e con le nostre scelte e i tiri integrati all'interno del gioco, costruire la nostra dinastia tassello dopo tassello sarà sempre un'esperienza unica e non ripetibile paro paro di volta in volta. Ci sarà sempre un fattore di novità. Infatti, per quanto il contesto storico di ogni partita sia predefinito e preconfezionato, qualsiasi evento sarà puramente randomico. Sono integrati infatti nel motore di gioco Clausewitz, usato per tutti i titoli Paradox, determinati script e tiri di dado con valori numerici che anche per i nerd più sfegatati sono al limite della follia, ma che vengono tradotti con una interfaccia molto chiara e semplice che va ad aiutare la comprensione anche ai giocatori più casual del genere, che si approcciano magari, come vi sto consigliando, proprio perché gli elementi roleplay sono molto più preponderanti di quelli strategici, se non si vuole esplorare da subito la complessità strategica di Crusader Kings 3. Ma anche nella sfera dei personaggi comunque rimangono presenti quegli elementi classici che richiedono un minimo di comprensione e impegno nella decriptazione del sistema numerico. Per esempio, ogni personaggio avrà delle caratteristiche predisposte che rappresentano i suoi punti di forza e le sue debolezze, oltre che dei tratti sia congeniti sia che si possono acquisire durante il corso della sua vita, così da rappresentare a tutto tondo una scheda del personaggio. Certo, le due difficoltà messe insieme possono spaventare, è indubbia la complessità di un gioco di questa portata, però credo che l'interfaccia e il design grafico ordinato e complessivamente molto più diretto di per esempio quanto era presente in Crusader Kings 2 non faccia altro che favorire l'interazione da parte del giocatore con tutti questi sistemi, così che gradualmente il giocatore che ha abbastanza tempo e passione per il titolo possa comprendere sempre di più i concetti chiave che vengono per fortuna mostrati con un comparto grafico pazzesco. Capisco che da italiani sia sempre una delusione poi interfacciarsi con la mancanza della nostra lingua all'interno di un gioco che magari avrebbe tutto il nostro interesse, ma data la quantità incredibile di contenuti da leggere e anche da comprendere nei sistemi di gioco, magari veniamo spaventati. Assolutamente legittimo, ma non preoccupatevi, perché oggi vi voglio parlare di un gruppo di traduttori il quale può vantare un repertorio di traduzioni rilasciate veramente importantissimo fra titoli indie e meno, come per esempio i titoli Paradox, e nello specifico Crusader Kings 3.
Qui vi sto mostrando il server Discord di TVR Traduzioni. Waldren è il simpatico modder traduttore che ha curato per tutti questi anni Crusader Kings 3. La sua dedizione assieme a quella del suo team per mantenere sempre aggiornato pari passo il gioco con tutti gli aggiornamenti e i DLC che la Paradox fa uscire è sicuramente stato un atto di altruismo encomiabile, e io vorrei caldamente invitare tutti voi spettatori ad unirvi a questo gruppo e dare un piccolo contributo, se non in forma di donazioni, perlomeno pratico, segnalando errori e commentando di volta in volta il lavoro che i ragazzi continuano a fare per noi tutti. Lascio in descrizione tutti i loro link tra i social come Facebook e YouTube al Discord stesso, in cui troverete le traduzioni non rilasciate sullo Steam Workshop. Fortunatamente il nuovo launcher di Paradox è molto amichevole, friendly da questo punto di vista. Sarà estremamente facile predisporre dei playset di mods seguendo anche un load order delle stesse, che non va a creare dei disguidi nel lancio della versione di gioco. Ci sono tantissime mod disponibili sullo Steam Workshop che magari andrò a coprire un pochino più avanti, non subito. Per impostare la lingua italiana basterà scaricare la traduzione italiana e modificare la lingua del gioco in spagnolo, perché la traduzione andrà a sostituirsi ai file di gioco in lingua spagnola. Come potete constatare dal gameplay boemo che vi sto mostrando in questo momento, la traduzione è speciale, davvero comprensiva e chiara, con pochissimi errori. Va ad accompagnare tutte le categorie di lettura all'interno dell'interfaccia, dall'albero dei perk, delle abilità, fino alla scheda del personaggio e i dettagli delle baronie, delle contee e dei titoli, fino ad arrivare all'albero stesso della genealogia, coprendo tutti gli altri aspetti del gioco: le religioni, la cultura, le regioni, la costruzione, i tratti. È una traduzione completa. Il gioco in sé per sé rimane estremamente variegato in ogni sua piccola sfumatura. È il classico strategico in cui si investiranno migliaia di ore. Io stesso ne ho quasi 2000 ormai su Crusader Kings 3 e posso garantirvi che il tempo scivolerà via come olio dalle vostre mani una volta avviata una partita su questo gioco, che sì, risucchia veramente l'attenzione e la passione, specificatamente dei nerd appassionati di storia come me e come suppongo anche voi che siete ancora qui a sorbirvi la mia piccola analisi. Vi ricordo sempre che se vi piace quello che sto facendo potete sempre supportarmi con un like, una condivisione e l'iscrizione. Oltre questo, la mia solita call to action, vorrei specificare una cosa importantissima. In questo momento, a data 15 marzo 2025, il buon Waldren e la sua squadra stanno lavorando attivamente perché un paio di giorni fa è uscita la prima patch di Crusader Kings 3 del capitolo 4. Con questo aggiornamento non solo è stato rilasciato il primo piccolo DLC dell'intero pacchetto, ma anche una serie di piccoli update delle funzioni di gioco, come le varie posizioni nella corte, le automazioni dell'intelligenza artificiale riguardo queste posizioni e un insieme di opzioni che ora si possono finalmente automatizzare come da console anche su computer per quanto riguarda gli eserciti ed il comportamento in generale delle fazioni gestite dalla CPU. Passando alla parte di contenuto a pagamento, abbiamo una roadmap con due date chiare: quella del 12 marzo, come anticipato prima, che ha fatto uscire le corone del mondo, questo piccolo DLC che accompagna l'aggiornamento gratuito, e soprattutto quella del 28 aprile, i Khan delle steppe. Sarà infatti un insieme di contenuti sulle popolazioni nomadi che hanno in un modo o in un altro influenzato tutta l'Europa alto e basso medievale. Ma non solo l'Europa, perché assieme all'aggiornamento dei Khan arriverà più avanti durante quest'anno l'espansione della mappa di gioco. Ebbene sì, lo shock che ha scosso completamente la community di Crusader Kings 3 è stato l'annuncio di Paradox Interactive riguardo l'Asia. Ciò che manca
all'interno della mappa corrente di Crusader Kings, che comprende Europa, Africa e Medio Oriente, è la maggior parte del mondo asiatico. Avremo infatti una gigantesca espansione tutta sulla via della seta, che ci porterà ad esplorare non solo le steppe della Mongolia, in primis ad aprile, ma verso la fine dell'anno anche la Cina imperiale, la Corea, il Giappone e buona parte di ciò che nel continente indiano ora presente manca, verso Indonesia, Impero Khmer e altri territori del mondo asiatico. Insomma, si prospetta un anno incredibile per questo titolo. Fino al momento in cui usciranno effettivamente queste espansioni, io vi consiglio di aprire lo Steam Workshop e dare un'occhiata a tutte le mod, anche gli overall completi, come quelli che vi sto mostrando, disponibili. Partendo da The Last Roman per gli amanti della storia e dell'impero romano, ovviamente, che riesce perfettamente a buttarci nel 361 durante il regno di Flavio Claudio Giuliano, l'apostata che cercò di restaurare l'antica fede pagana romana. Per gli amanti del fantasy, che di solito sono anche appassionati di storia, uno non esclude l'altro, Il Signore degli Anelli, Reami in esilio è questa allucinantemente perfetta mod di trasformazione completa di Crusader Kings nella Terra di Mezzo in piena Guerra dell'Anello. Sono in programma anche tanti altri bookmark, quindi periodi di inizio, ma vi assicuro che il contenuto già presente dopo anni di sviluppo tanto basta. Non solo, infatti, sarà presente la Terra di Mezzo, ma è stata completamente reinventata ed inserita tutta una parte dei territori del mondo di Tolkien mai elaborati. C'è tantissimo da esplorare, tantissime nuove meccaniche. I modders hanno sperimentato con nuovi sistemi di gioco all'interno del gioco stesso. Sono allucinato da anni dai risultati di questo gruppo di modders. Veramente pazzesca rappresentazione dei lavori del professor Tolkien. Ci permette infatti di entrare nella storia del Signore degli Anelli e del Silmarillion. Potremmo infatti giocare personaggi come lo stesso Sauron, e se questo non vi ha convinto, veramente non so cosa aggiungere, mi dispiace. Un altro grande universo fantasy, un pochino più recente rispetto a quello del professor Tolkien, le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin sono state rappresentate per anni sia in Crusader Kings 2, sia adesso con A Game of Thrones in Crusader Kings 3. Probabilmente la mod più ambiziosa a livello di personaggi realmente presenti nei libri che vengono traslati all'interno del motore di gioco. Questa incredibile mod di completa restaurazione del gioco non ha ancora terminato il suo percorso di sviluppo. Per ora Westeros è completamente inserita con tantissimi bookmarks, tra cui la danza dei draghi, la ribellione di Robert e l'inizio della guerra dei Cinque Re, ma non solo, perché la community si è così tanto esaltata dalle possibilità che questa mod overall può permettere che sono già state sviluppate sia mod grafiche per far assomigliare i personaggi alla descrizione o dei libri o direttamente delle serie, e mod che vanno ad ampliare tantissimi elementi di flavor, di immersione legati magari a meccaniche di gioco che gli sviluppatori non hanno avuto il tempo materiale di sviluppare loro stessi. Perché, giusto per darvi un attimo la magnitudine di tutto questo lavoro, Essos, il continente gemello di Westeros, non è stato ancora completamente trasposto, però le città libere sono per lo più già presenti e la maggior parte dei landmark più celebri delle cronache del ghiaccio e del fuoco, oltre che i draghi stessi, sono stati inseriti a livello grafico con una cura maniacale. Sullo Steam Workshop sono presenti centinaia di altre mod e anche di conversioni totali come quelle che vi ho citato orora. Io vi consiglio veramente di cuore, approfittate dei saldi primaverili di Steam, prendetevi Crusader Kings, guardatevi tutti i DLC disponibili, non sono tutti necessari, ma sono sempre delle aggiunte utili a qualsiasi contenuto presente sul workshop.
e immergetevi, provate. È un titolo che mette davvero il ruolo nel videogioco, perché sarà il nostro personaggio il ruolo, il fulcro delle nostre storie. Prometto di recensire in futuro e sicuramente seguire quello che verrà quest'anno 2025 nello scenario di Crusader Kings 3. Mi auguro che voi rimarrete con me per questa avventura. Tirannomatto out. Per oggi questo è quanto.